Pamela, io voglio portare subito una mia esperienza per far capire ai genitori quanto è importante la scelta della babysitter, che sembra una cosa secondaria, prendi una, ne prendi un'altra, poi quella non... Non è così. In realtà i genitori dovrebbero capire che quello che fanno darà un imprinting indelebile nella mente di bambini che si stanno formando. E vi faccio subito un esempio. Mia sorella ha avuto due maschi, due babysitter diverse. Allora, oltre che questi bambini somigliavano fisicamente alla babysitter, cioè nel senso negli anni tu potevi dire chi era la babysitter di uno e chi è stata la babysitter dell'altra. Quindi alimentazione, no? Quello che la babysitter pensa dell'alimentazione si riversa sul bambino. Il carattere, il primo ha preso un carattere gioviale come questa babysitter cicciotta e l'altro un carattere più chiuso come la babysitter segaligna. Quindi voglio dire, comunque noi non ci rendiamo conto dell'importanza perché allora le neuroscienze dicono che quello che succede ai bambini nei primi 3 anni di vita costruisce l'impalcatura mentale di tutta la vita. Buonasera a tutti, siamo alla 7ª puntata di Agire e oggi parliamo del babysitter e della nuova pedagogia. Abbiamo con noi Martina Bassi e Pamela Ercolanelli e poi abbiamo la signora nuova pedagogia, se vedo scritto così. Ciao Adele, come stai ragazze, come state? Stiamo bene, grazie che ci ospiti eh, sul tuo mezzo di comunicazione che è StreamYard. E niente, mi era sembrato giusto invitare Pamela e Martina perché loro all'interno del gruppo di Scuola Agire stanno facendo un'esperienza molto, come dire, vicina al tema che trattiamo, perché tutti pensano che fare la babysitter, mi sveglio la mattina e faccio la babysitter e i genitori molte volte affidano i bambini a persone che si improvvisano. Quindi io la prima domanda che vorrei fare sia a Martina che a Pamela è proprio chiedergli perché come babysitter hanno sentito il bisogno, comunque l'esigenza di approcciarsi a un percorso di nuova pedagogia. Martina, inizi tu? Ecco, mi sentite? Ciao a tutti. Ciao. Allora, diciamo che penso che sia anche una questione di coscienza, no? Come dici tu, ci sono varie modalità in cui una persona si può approcciare a un ruolo, che non è un ruolo qualsiasi quando si parla di crescere dei bambini, comunque di stare passare del tempo con dei bambini è una cosa abbastanza importante, sono il nostro futuro e quindi non bisognerebbe prenderla così sotto gamba, secondo me. E per questo mi è venuto spontaneo appunto ricercare una formazione. Poi io sono una persona divergente e allora ho cercato una formazione divergente. Ho trovato Adele in un video YouTube che presentava questo percorso di crescita personale, per questo mi ha subito interessata, sapevo già, diciamo, che per passare qualcosa agli altri bisogna averlo da prima integrato noi stessi. Per cui questo accadeva nel percorso di Adele, una crescita personale di noi stessi, con tutte poi
eh, eh, le informazioni riguardo la pedagogia, la nuova pedagogia, insieme in questo melange meraviglioso, ecco che è avvenuto il nostro matrimonio. Sì, E di lunga data già, che già, davvero, prosegue. Un percorso davvero. che non è mai finito. Eh sì, perché poi ecco, io ribadisco il concetto che ci sono persone che quando si informano da noi, ma quanto dura il percorso? Io dico un annetto. Oh, ma è tanto. Poi lo fai e capisci che in realtà è solo l'inizio, perché non c'è una fine nella nuova pedagogia. Cioè io stessa che la studio e la applico da 20 e passa anni, 25 anni, mi accorgo, cioè le mie amiche sono, come si dice, testimoni che io studio sempre, sempre, perché non c'è una fine in questo studio, in quanto la nuova pedagogia è la vita, è l'approccio alla vita, quindi come si fa a porre un fine? Ah no, io ho fatto il MIUR e poi dopo pensi che non hai più nulla da imparare. Ecco, queste sono le cose che vorremmo sfatare. Pamela è caduta evidentemente. Allora io passerei con Martina alla seconda domanda. Vediamo se per Poi è caso Pamela rientrato, sono qui un attimo solo. è È rientrata? rientrato, sì. Bene. Ecco. Martina, da dove ti sei collegata? In che zona vivi? Io abito in Umbria, Ah, scusa, in Umbria, però sono in Romagna in questo momento dalla mia famiglia di origine, sono in cameretta di mio nipote, si vede? Sì, sì. Invece Pamela vive in Umbria ed è di Perugia. Pamela, abbiamo chiesto a Martina come mai ha sentito l'esigenza di fare un percorso di nuova pedagogia. La stessa domanda la faccio anche a te. Ha poco internet, Pamela. Mi senti? Sì, ho poca connessione, Adele, ti sento. Puoi ripetermi la domanda, per favore? Mi sono anche un po' spostata, ma male. Perché, perché hai sentito come operatrice dei bambini avere a che fare, cioè fare un percorso di nuova pedagogia. Perché? Allora, intanto io parto dal mio pregresso, nel senso che io ho lavorato, ho avuto un asilo mio privato, un nido privato, e quindi ho avuto un'esperienza anche di più bambini insieme, il contatto con più genitori. Poi nel corso degli anni è cambiata un po' la necessità, nel senso che sentivo forte il bisogno di entrare anche nelle famiglie. E quindi questa è stata la scelta che poi mi ha visto arrivare fino ad essere la tata di 2 bambini rispetto a un gruppo classe. Ho avuto con loro una crescita esponenziale, perché in primis cresco io e poi naturalmente vedo crescere loro. Quindi un po' è stato questo il cambio dalla scuola alla famiglia, perché poi quando entri nelle famiglie ti rendi conto di quante cose ci sono, hai proprio una visione differente, entri in delle relazioni, no? Anche molto più forti, e vedi quanto è importante sganciarsi un po' dal preconcetto che hanno anche della scuola e che hanno proprio della babysitter, della tata. Mi sentite? Sì, sì, sì. benissimo. Ah, ok, perché io non vi sento, non vi vedo. Perché hai deciso di iniziare un percorso di nuova pedagogia? Ho deciso di cominciare un percorso di nuova pedagogia per aprire la mia mente, conoscermi meglio e abbandonare le sovrastrutture che si erano create negli anni, non soltanto dalla mia stessa famiglia, no? Dal clan a cui appartengo, ma anche dalla stessa scuola, che ho sempre vissuto come con poca libertà. Invece io credo che la scuola
e l'istruzione debba essere libera, che i bambini devono approcciarsi al sapere in una forma libera, guidata naturalmente da un adulto consapevole, ma libera. Non esiste lo stesso metodo per tutti, esistono le proprie capacità, esistono tempi diversi di arrivare. E quindi questo è quello che mi ha spinto fortemente ad accostarmi alla nuova pedagogia. Grazie Pamela. Io voglio portare subito una mia esperienza per far capire ai genitori quanto è importante la scelta della babysitter, che sembra una cosa secondaria, prendi una, ne prendi un'altra, poi quella non... Non è così. In realtà i genitori dovrebbero capire che quello che fanno darà un imprinting indelebile nella mente di bambini che si stanno formando. E vi faccio subito un esempio. Mia sorella ha avuto 2 maschi. 2 babysitter diverse. Allora, oltre che questi bambini somigliavano fisicamente alla babysitter, cioè nel senso negli anni tu potevi dire chi era la babysitter di uno e chi è stata la babysitter dell'altra. Quindi alimentazione, no? Quello che la babysitter pensa dell'alimentazione si riversa sul bambino. Il carattere. Il primo ha preso un carattere gioviale come questa babysitter cicciotta e l'altro un carattere più chiuso come la babysitter segaligna. Quindi voglio dire, comunque noi non ci rendiamo conto dell'importanza perché allora le neuroscienze dicono che quello che succede ai bambini nei primi 3 anni di vita costruisce l'impalcatura mentale di tutta la vita. Ecco perché dal nostro punto di vista è veramente importante sia formare i genitori su questi concetti, perché così sono anche capaci di capire che tipo di babysitter scegliere, e formare le babysitter, perché così la prima cosa che si fa quando si fanno dei percorsi in una pedagogia è lavorare, come ha detto Martina, su se stessi, perché non possiamo, tra l'altro, riversare sui bambini le nostre paure, le nostre frustrazioni, i nostri traumi, eccetera, eccetera. Quindi immaginate quanto è importante, ed è il motivo per il quale ho chiesto a Giuseppe di fare una puntata su questo tema, quanto è importante la scelta della babysitter. Detto questo, vorrei dire che con Pamela e con Martina abbiamo fatto anche dei progetti diversi di tipo culturale, perché noi comunque come nuova pedagogia lavoriamo nella cultura. Con Pamela è stata una delle operatrici che ha partecipato a un laboratorio che si è tenuto con altre operatrici sulla morte. Abbiamo chiesto ai bambini di raccontarci cosa pensano della morte ed è nato il libro La morte, scusate, l'aldilà raccontato dai bambini. Pamela, ci vuoi dire qualcosa su questa esperienza che hai fatto proprio con i tuoi bambini? Sì, è stata un'esperienza illuminante, passami questo termine, anche nell'utilizzo delle parole, perché poi spesso noi dimentichiamo che la parola ha un significato tanto profondo e che nel bambino rimane, e quindi va celebrata profondamente. E noi abbiamo allo stesso modo celebrato anche la morte. Durante il mio stare, i bambini che hanno partecipato a questo laboratorio erano 4, i 2 bambini di cui io sono la babysitter, la tata, e i miei 2 nipoti, e hanno età molto differenti perché vanno dagli 8 anni ai 3 anni, con il passaggio nei 5 e nei 4 anni. Naturalmente la parola d'ordine era la libertà, quindi dopo esserci un po' organizzate da adulti, no, nel gruppo per procedere a questo laboratorio, ho scelto di leggergli 2 storie, che erano proprio 2 storie che vengono prese dal libro di Nuova Pedagogia, dalle fiabe di Nuova Pedagogia, che era Il viaggio del sempre insieme e Nonno Memoria e le sue storie. Perché ho fatto questa scelta? Perché in uno si parlava della natura, degli animali, del seminare, della luna, del sole, e nell'altro c'era proprio questa nonna che faceva un passaggio alchemico di come lei avrebbe voluto essere sepolta, di come avrebbe voluto essere ricordata, lasciando proprio delle emozioni forti in questi 2 bambini che ascoltavano la nonna, no? Sì, dandogli il compito, diciamola questa cosa, il libro si chiama Le fiabe del risveglio, sì. Dandogli il compito erano i custodi, questi 2 bambini
erano i custodi delle ultime volontà della nonna, dovevano convincere i genitori a seguire le ultime volontà della nonna, quindi una grande responsabilità, giusto? Assolutamente, assolutamente. Cosa che spesso accade, no? Anche in questo passaggio, quando i bambini si accostano a una persona che sta per procedere a un suo cambio di cappotto, che mi è piaciuto tantissimo e l'abbiamo tanto usata, no? E poi questo l'abbiamo usato anche per gli animali, perché spesso quando si esce in natura, si fanno le passeggiate, ma qualsiasi cosa capiti anche in casa, loro sono abituati che se vanno a raccogliere il rosmarino o la salvia per poi cucinare qualcosa insieme per la cena, loro chiedono possiamo? Grazie. Che sembra assurdo, oppure capita che uccidiamo delle formiche mentre si cammina, no? E loro chiedono scusa. Cioè, è questo il passaggio un po' anche della gentilezza, cioè vedono una cosa fuori posto, la rimettono a posto, anche se adesso con la più grande c'è un confronto molto forte proprio sull'ordine, c'è il caos, però senza divagare troppo, li ho lasciati liberi leggendogli queste favole, queste fiabe, lasciando sedimentare anche le parole e lasciando il tempo anche di chiedere. Poi gli ho dato tutta una serie di materiali da poter utilizzare e avevamo scelto fogli bianchi e fogli neri. Quindi i due fratellini hanno scelto, di cui faccio la tata, i fogli bianchi, i miei nipoti i fogli neri. E mentre poi si raccontavano, utilizzavano anche i testi, no? Tiravano fuori le proprie emozioni. Eleonora e Leonardo l'hanno fatto parlando di un cane che se n'è andato, ma mettendoci dentro anche la perdita di uno zio che loro non hanno conosciuto ma di cui hanno sentito parlare, e la perdita di un cane della mamma di quando era piccola. Quindi hanno riunito un po' tutto, parlando anche di quelli che erano i propri sentimenti anche di dolore e di come avrebbero affrontato il dolore, lasciandosi andare anche a un pianto, ma poi concludendolo con un abbraccio tutti insieme. E le loro parole sono state dolcissime, perché hanno proprio detto va bene, allora poi tanto lo rivedremo. Il passaggio, cioè comunque lo vediamo, no? Abbiamo imparato che siamo nel prato dei nonni, alziamo gli occhi, se pensiamo al cane che hanno perso, loro lo possono rivedere, perché la nuvola, così come per magia, come succedeva nella fiaba del viaggio del sempre insieme, si trasforma in un cane e allora loro lo vedono che giocano con la palla, hanno costruito una scatola, ci hanno messo dentro i giochi che il cane preferiva e poi l'hanno seppellita, lasciandola andare. Quando gli riprende la nostalgia, ne riparlano, si possono commuovere, però c'è la libertà delle espressioni dei sentimenti. Quello che è successo con i miei nipoti è stato in qualche modo anche più forte, perché è stata poi anche per me, per la mia famiglia, l'elaborazione del lutto della perdita di mio padre. E questi due bambini in realtà non l'hanno mai conosciuto il mio papà in una forma terrestre, perché papà se n'è andato quando Bernardo è nato, aveva 1 mese e mezzo, l'ha soltanto potuto vedere perché eravamo sotto Covid, questa cosa, vabbè, che nemmeno ne voglio parlare, e quindi ha sentito, l'ha visto diversamente, e quando lui si è trovato a descrivere il nonno Remo, addirittura lui ha espresso il fatto che lo vedeva, che fino a un certo punto l'ha visto, che era tutto blu e che gli cantava delle canzoni e che gli diceva addirittura di non avere paura, perché lui ci sarebbe sempre stato. E anche quando lui disegnava ha fatto proprio questi cerchi di aurea colorati, dove ha disegnato il mio papà tutto azzurro con delle braccia grandi e si è disegnato lui e il fratellino più piccolo. E ha continuato a dire, e noi lo vedevamo che succedeva spessissimo che in casa c'è la foto di papà e lui stava lì incantato come se parlasse con papà. Quindi è stato anche un rimettere a posto dei pezzetti nel cuore per me, per mio fratello, per mia madre, per la sorella di mio padre, con cui Sì, papà era molto legale. ricordiamo anche l'importanza delle costellazioni familiari perché le cose che non vengono elaborate poi se le spupazzano i bambini. Quindi è Esatto. meglio elaborare insieme questi
pezzetti di inevitabile dolore umano, diciamo, ecco. Assolutamente. E quindi ecco, e lui l'ha descritto proprio come aiuto quando pioveva, no? Quando c'era la pioggia, il nonno diventava pioggia e poteva arrivare a loro per aiutarli, e come poi aiutava la natura. Il più piccolo è stato anche più buffo perché lui ha dato il senso che della natura, lui ha parlato della natura, ci ha messo tutti noi nella famiglia, ha fatto il suo disegno, ha disegnato anche lui, papà altissimo, con tanti, ecco, la cosa bella è che poi anche nel libro, no? Chi avrà la curiosità lo potrà andare a prendere, vedere, tutti i bambini hanno fatto questi fasci di luce immensi. È vero, è Quindi verissimo. noi ce ne dimentichiamo, ma invece loro ne hanno presente l'essenza, la grandezza, la luminosità, cioè raccolgono il particolare che lascia senza parole, no? E Giordano, essendo il più piccolo, ha elaborato prima facendo il disegno e poi un giorno mentre lo stavo addormentando, no? A un certo punto mi ha fatto tutto il suo racconto e ascoltandolo ho capito che parlava delle stagioni. Cioè lui ha ripercorso la foglia che nasce dall'albero e poi casca e poi va sulla terra e poi rifiorisce e poi torna tutto con la pioggia e poi tutto torna pulito e lui dice tutti sono luminosi come il nonno Remo. Mamma E mia, Giordano da come brividi. Bernardo non l'hanno conosciuto, no? Quindi ecco, dare la parola ai bambini significa dare a noi stessi la possibilità di ritrovare quel mondo che a volte capita, no? Se tu non sei in un percorso personale, di non vedere, di non sentire. Vero, E verissimo. quindi Verissimo, grazie. grazie Pamela, grazie mille. Grazie a voi. Martina, passiamo a Martina. Martina ha fatto un'esperienza diversa, ma anche sempre nell'ambito della nuova pedagogia, che è il teatro evolutivo. Martina, raccontaci un po' di questa esperienza. Prima di tutto, come ti è venuto in mente di farlo? E poi che cosa ti ha, che cosa ti ha lasciato questa esperienza di lavoro, insomma, che abbiamo fatto insieme? Tante cose, che bel ricordo, Adele. Com'è successo? Beh, era parecchio tempo che mi tornava questo teatro e avevo il desiderio di sperimentarmi in questa cosa. E poi l'universo ha organizzato tutto in modo che Adele si manifestasse vicino a casa mia, a Fabriano, e ho detto, cioè, allora è proprio un chiaro messaggio che è arrivato il mio momento. Quindi non ho potuto rifiutare la chiamata e ecco che abbiamo fatto 2 settimane bellissime di sperimentazione di questo teatro evolutivo, con tutto un percorso appunto che Adele ci ha donato praticamente, con la previsione poi di creare una compagnia teatrale. Il tema, parliamo del tema di questo lavoro. Il tema quale dici, scusa? Il tema del laboratorio. Abbiamo fatto uno spettacolo su quale tema? Lo spettacolo della compagnia parli? Sì, sì. Qual era il tema? Te lo ricordi, Martina? Ritratti, certo che me lo ricordo. Cioè, erano 7 temi, alla fine c'erano tanti temi trattati. Erano i 7 raggi. Erano certo i 7 raggi, chiaramente, scusate, sono è l'emozione della diretta. Certo, i 7 raggi che abbiamo trattato nel percorso di Scuola Agire, poi ce li siamo appunto li abbiamo vissuti proprio in prima pelle creando questo spettacolo teatrale con 7 monologhi dove ognuno di noi portava uno dei raggi, l'energia dei 7 raggi. Ed è stato veramente... I 7 raggi sono le 7 modalità energetiche dell'umanità sul pianeta. Noi li abbiamo mostrati tramite questo, ognuno aveva il suo monologo per manifestare l'energia di questo tipo umano, diciamo. E secondo me è stato proprio un bel lavoro. Io ne sono molto orgogliosa di questo lavoro. Sì, Martina ha fatto il primo raggio. Sì, volontà
e potere. Ho ancora il quadro in salotto e Sì, tutti i giorni la guardo, ti penso, zia Free, ed è stato veramente un lavoro su me stessa potentissimo e tuttora appunto avendo questo quadro, ognuno di noi ha un quadro che metteva in scena per parlare un ritratto di questo personaggio e ognuno ha fatto un lavoro dentro se stesso, creandolo il monologo e andando appunto a lavorare su quel particolare tipo di energia. raggio e di energia e sì, 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 è stato veramente forte. Sì, poi l'abbiamo rappresentato a Viterbo e devo dire che anche le persone che l'hanno visto sono rimaste molto colpite Sì. perché diciamo che questo è un altro tema che poi affronteremo, quello del teatro evolutivo, che è uno strumento straordinario perché adesso, nell'epoca di transizione che viviamo, le persone hanno fame non di intrattenimento, ma di un nutrimento più spirituale. E questo è il senso del lavoro che abbiamo fatto anche con Martina e col gruppo che ha partecipato. È stato veramente un bel lavoro. Ecco, quindi vedete le nostre babysitter, oltre a fare le babysitter, sono delle vere e proprie operatrici culturali. Ecco la differenza fra fare la babysitter perché mi danno un bambino e però io lo metto davanti alla TV oppure mentre mi guardo le cose su internet e invece fare con i bambini dei lavori che consapevolmente sappiamo che sono in grado di aiutare queste anime a trovare, dandogli i giusti strumenti, poi la missione della loro anima per la quale sono venuti giù. Giuseppe, ti vedo allibito, ci vuoi dire qualcosa? No, vabbè, io sono colpito sia da Pamela che da Martina. Prima di tutto sono estremamente sorridenti tutte e due e in quello che raccontano, cioè, si legge proprio la passione di quello che fanno, insomma, no? Perché poi il campo educativo c'è passione o è inutile farlo, no? Come hai detto qualche Tra secondo l'altro, in maniera diciamolo diversa. che è una missione, tra No, a l'altro. me la domanda che mi veniva, e sono curioso di avere una risposta, è come si concilia l'essere divergente oppure decondizionato con un percorso con una famiglia, no? Perché poi fare il babysitter significa lavorare con dei bambini, ma lavorare anche poi con la famiglia. Bravo Giuseppe, bravissimo. Pamela, rispondi tu poi Martina. Ah, ormai sono 8 anni che si stanno decondizionando i genitori, quindi ormai si sono arresi perché ogni tanto io arrivo con i corsi che fa Adele e quindi proprio in tutta naturalezza ormai faccio parte della famiglia, no? Dopo tutto questo tempo, dico adesso il venerdì devo uscire prima perché devo fare tarologia e psicologia insieme con i tarocchi di Rider White e loro mi guardano, in che senso? Nel senso che poi quando avrò capito qualcosa di più ci giocheremo con i bambini. Dice, va bene. Oppure l'astrologia, Diciamo, che ho fatto le il solo dita primo. nella presa. Sì, 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 sempre, sempre. Per esempio, anche l'accesso alla televisione, no? È normale che i bambini la guardino, questo, però quando io arrivo si spenge e anche i genitori l'accettano. Quindi devo dire che io ho avuto anche la fortuna di avere dei genitori, no? Che sono anche molto morbidi e che in qualche modo hanno dentro di sé il seme di scoprire qualcos'altro e che non hanno scelto me perché io fin da subito sono stata diversa e divergente. Cioè si nota sia dalle parole che scelgo a volte, no? Anche se tanto devo lavorare, però dai temi che affronto, parliamo di costellazioni familiari, parliamo di un'elaborazione di lutto, anche quando io ho proposto questo lavoro, no? Non ho avuto un no. Perché E è bisognava avere il forte. permesso dei genitori, diciamolo. Assolutamente, e è forte, no? A prescindere da mio fratello, ma è forte per una famiglia accettare anche che i propri bambini indaghino, anche perché che cosa è successo? Che poi durante la notte è successo anche che i bambini si siano svegliati, che abbiano detto ma io non voglio che tu muoia mamma, non voglio che tu te ne vai papà, quindi è stato anche per loro una rielaborazione
e il bello è vedere che, ecco, piano piano, non sempre si è compresi, naturalmente ci sono dei confronti anche sulle modalità, no? È ovvio, io intendo la scuola in un modo, quindi la bambina più grande si vede che è già divergente e lo scrive anche quando fa i temi, cioè scrive delle cose che dimostrano anche questo suo cercare di tirare fuori anche la sua rabbia, la sua emozionalità molto forte. Quindi dico che stiamo crescendo insieme, loro hanno anche un occhio di riguardo nei miei confronti, no? C'è anche un confronto che non è sempre facile, cioè, non è che vivo nel mondo dei balocchi, assolutamente, però insomma se io voglio fare, propongo delle cose con i bambini, non ricevo un no, e questo è tanto importante. Io dico che comunque le famiglie un po' anche si attirano determinate persone, no? Perché se hai un minimo di sensibilità, capisci pure che cosa ti rimanda la persona che incontri, però insomma è sempre, il caso non esiste, ecco, il caso non esiste. Pamela evidentemente era la persona giusta per questa famiglia e viceversa. Grazie Pamela. Martina invece? No, grazie a voi. Allora, il caso sicuramente non esiste, sono d'accordo, anche se io ho avuto delle esperienze anche un po' faticose, nel senso da questo punto di vista della relazione con i genitori. Ho avuto più di un'esperienza con più famiglie, ecco. In generale sono rimasta in buonissimi rapporti con tutti e ci sentiamo ancora, sono diventata in qualche modo parte della famiglia. Non con tutte è avvenuta questa risonanza magica c'è stata un'accettazione, nel senso, come in scuola Agire, oltre ai 7 raggi, Adele ci ha insegnato gli stati, oddio, mamma mia, gli stati evolutivi. Grazie mi giro la ruota e tu mi dai le parole. Gli stati evolutivi. E l'insegnamento è che bisogna accettare semplicemente a volte, no? Che siamo semplicemente diversi, in momenti diversi. Per cui una volta io mi sono sempre manifestata comunque con le famiglie per quella che sono e di solito sono passata per quella strana, in senso positivo anche. E i bambini apprezzavano tantissimo queste stranezze perché poi li portavo fuori, anche se pioveva, magari ci coprivamo tutti e si va fuori, che al giorno d'oggi sembra la follia, no? Fuori piove e si va fuori al parco, ma che è? Questo è pazzo, no? Queste cose qui che i bambini amano tantissimo, gli fa bene all'anima proprio un sacco, ma quindi i genitori in generale mi hanno sempre lasciata fare. Poi con certe famiglie in particolare c'era solo da accettare il fatto che no, che sono diversi appunto, che la televisione va bene accesa su canzoni che non si possono sentire, ma se lo fa il genitore, chi sono io, come faccio io per dirti no, questa cerchiamo altra musica, se il genitore gliela fa ascoltare dalla mattina alla sera, no? E quindi il mio era un accogliere la diversità e fare un passo indietro e dopo un po' dire non siamo fatti l'uno per l'altro, senza giudizio, ma dopo io stavo in difficoltà perché non riuscivo a portare quello che potevo portare, quindi si creava un malessere, ecco, anche se un grande bene, ci si vuole tuttora un grande bene sia con le bambine che con i genitori, però io non me la vivevo bene questa impotenza, no? E allora semplicemente ho fatto un passo indietro e li ho lasciati nelle mani di un'altra ragazza molto più affine a loro. Diciamolo senza giudizio, ognuno si attira la babysitter del proprio stadio evolutivo.
Va bene. Sì. Ma tu allora diresti che sarebbe importante per quei genitori che sentono che c'è qualcos'altro nell'educazione fare un piccolo percorso, magari. Sarebbe proprio un auspicio grande che se lo chiedessero e lo facessero soprattutto. Eh sì, assolutamente. Per chi Sì, è pronto, per chi si fa queste domande, per chi inizia sì, a porsi delle domande, ad avere dei bisogni, dei nuovi bisogni che nascono dentro, o dei nuovi, o dei dubbi, o delle domande. Penso che avviene un momento che quello che eri prima come il bruco che diventa una farfalla, no? A un certo punto inizia una persona a chiedersi: ma potrebbe essere diverso? Potrebbe, a me piacerebbe in un altro modo, e andare a cercare sì, il modo. non pensare che il proprio modello educativo che abbiamo avuto da bambini sia l'unico possibile, perché questo, diciamo, Sì, è il sì. più grande problema, no? Sì, ed è il dubbio che sorge a un certo punto dentro a qualcuno che sta nel disagio per quello che è stato, che ha imparato fino a quel punto, e per fortuna sorge questa domanda: ci sarà un'altra possibilità? E qui arriva a scuola Agire. Ecco. Ah, o altri strumenti, O ecco. altri. Giuseppe, sei soddisfatto? Possiamo chiudere? Io voglio chiedere alle nostre amiche un'ultima cosa. Io volevo Giuseppe? chiedere a Martina quante parti maschili si riconosce nel suo essere estrusa. Quante parti maschili? Tantissimo maschile. Dentro di me? Sì. Io sì, io sono tanto, tanto maschile, tanto, tanto. Mi sto, sto scoprendo il mio lato, di donna da veramente poco. Diciamolo che è felicemente fidanzata da anni con Jacopo, che salutiamo, Sì, e con sì, un sì, ragazzo meraviglioso. Quindi, sì. però, sì, effettivamente l'energia No, di... vabbè, la collegavo anche alla scorsa puntata che solitamente le donne tendono, no, sta piovendo, non uscire, non ti Ah, sporcare sì, e giusto. quindi... Invece no, lei piglia di porta fuori. Sì, 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 sì. Ma hai visto bene, Giuseppe, hai visto bene. Ce n'è di quel maschile là qua dentro. Sì, che poi pure Pamela nella sua forza, lei mica c'ha paura di uscire con la Sì. pioggia, non è Mhm. proprio, non è proprio il tipo, anzi, Pamela, ecco, mentre con Martina è alta, quindi ha questo senso di forza, Pamela, che è piccolina, sembra fragile, sembra, poi Sembra. dopo, poi dopo ti accorgi che è una fortezza, come direbbe Dante. A Allora, no, io proposito di... l'ultima cosa, dimmi Pam. No, dicevo a proposito di Dante. Ossidante. Ah, tra l'altro Io volevo aggiungere riguardo a sì, questa cosa del maschile, tutto il mio percorso con i bambini mi ha proprio permesso appunto di scoprire il mio femminile, perché quando hai a che fare con i bambini dalla mattina alla sera, giustamente, cioè, viene fuori, no, il lato materno, il lato accogliente, amorevole, la, la, la. E quindi per me è stato proprio terapeutico da questo punto di vista qua, riscoprire, far venire fuori il mio femminile e il mio lato bambina. bello, Quindi è stata una grande scuola, grandissima. bene. Ecco. Allora, siamo in chiusura. Faccio questa domanda sempre in chiusura che è che consiglio date alle babysitter che vengono da voi e vi dicono tu che cosa ci consigli, che approccio ci consigli di avere o comunque che consiglio dareste a delle ragazze che vogliono intraprendere la cura di un bambino perché non è una cosa così scontata come si pensa. Pamela, Beh, quello che gli consiglierei ad Ere è in primis di curare se stesse, di curare le ferite della bambina o del bambino che sono dentro di sé, quindi lavorare tanto su sé, guardarsi veramente a fondo, non aver paura, non essere giudicante per prima cosa, non essere giudicante e soprattutto di cominciare a vedere non più il bene e il male, ma l'ombra e la luce perché in ogni cosa c'è ombra e luce. Anche noi quando ci mettiamo con le spalle
al sole e poi la nostra ombra ricade, no? Quindi avere il coraggio di guardarla, di indagarla, di scenderci giù in questa caverna, perché alla fine quando uno conosce le cose si spaventa di meno, ha più coraggio, e il coraggio è quello che poi si fa delle domande, ecco, porsi sempre delle domande. Anche quando la scelta è personale, facciamocele queste 4 domande. Siamo persone capaci abbiamo diverse intelligenze, no? Quindi abbiamo quella umana, il cervello, quindi lo possiamo alimentare con tante cose adesso, no? Ma ne abbiamo una anche più profonda, che è quella delle emozioni, animica, cioè alimentiamo anche quella, cioè, e insegniamo facendo questo con noi stessi ai bambini. Cioè loro se lo ricordano prima di noi, se non li infogniamo in dei meccanismi di chiusura, ti dicono delle cose con una purezza, ti fanno vedere delle cose che uno si è dimenticato. Quindi direi andiamo a fondo in quest'ombra, in questa caverna, per risalire, no? Col nostro sacchetto pieno, quel sacchetto che la vita ci ha dato quando siamo arrivati, che sia pieno di tante altre cose. Quindi Io questo, queste parole Dele. dopo me le vado a scrivere e le faccio musicare perché sembra una canzone di Battiato, non so se avete notato. Pamela ha scritto una canzone di Battiato, Ma l'ombra e sai la che è, luce. Adele, che è vero che poi veniamo condizionati dai percorsi che facciamo. In questo periodo ho ripreso il tamburo sciamanico, quindi sto suonando anche solo per me stessa, no? E per i bambini, quindi forse è questa, ecco, sto riscoprendo questo lato che è diverso, perché tutti mi hanno sempre conferito una dolcezza, ma fondamentalmente io questa dolcezza non l'avevo mai assaporata per me stessa, verso me stessa. Questo è un periodo in cui sento questo miele verso me stessa. Molto bene, questo è un buon punto di arrivo, poi uno va oltre, però insomma. Grazie Pamela. Martina, tu? Grazie a voi. Pamela mi ha tolto le parole di bocca, nel senso sì, lavorare su se stesse, lavorare su se stesse e lavorare su se stesse. Detto 3 punti alla base. Detto questo, che sia una scelta consapevole questo, di scegliere questo tipo di lavoro, non per non so cosa fare, allora faccio la babysitter o per guadagnare soldi, no, che parta proprio da una scelta consapevole, che è una missione, come dicevamo prima, e di farlo con amorevolezza, di essere più amorevoli possibile, perché i bambini meritano amore, prima di tutto. E l'amore lo mostriamo quando ce l'abbiamo Amiamo. noi, cioè prima ci amiamo noi. Ecco, questa è la prima cosa secondo Esatto. me, fa parte dei 3 punti. Esatto, lavora su te stesso per imparare ad amarti, ad accettarti, ad accoglierti, in modo che poi i bambini che stanno con te possano Apprezzare apprezzare questo, imparare ad amarsi, ad accettarsi, ad accogliersi. i bambini sono spugne, e noi siamo il loro specchio, per cui dobbiamo essere uno specchio pulito, perché sennò diventano opachi pure loro, poverini. Grazie mille ragazze, grazie di cuore. Giuseppe, vuoi chiudere tu con qualcosa? Con un tuo voglio dire, dopo questa, tra virgolette, intervista, penso che Pamela e Martina non avranno più problemi di incontrare per famiglie condizionate, quindi tra tarocchi, forse sotto la pioggia, eccetera, saranno scelte soltanto dai genitori che amano la pioggia. Grazie a tutti, è stato bellissimo come al solito e noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Arrivederci. Non andate via, voi due non andate via. Ciao. Grazie. Ciao.